In questo video parliamo di luci e nello specifico parliamo della tecnica di illuminazione dei 3 punti luce che serve per illuminare un soggetto nei video che possono essere video per YouTube, video podcast o quello che ti pare. Iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video ci soffermiamo sulla tecnica dei 3 punti luce che servono per illuminare, come in questo caso, un soggetto. Ed è l'illuminazione che utilizzo io per i miei video su YouTube. In realtà ci sono anche altre luci, ma in questo caso ci soffermiamo solo sui 3 punti luce che sono fondamentali. In descrizione ti lascio i link delle cose che ti faccio vedere, che sono fondamentalmente le luci che utilizzo io. Allora, in questo momento ci sono 3 punti luce attivi. C'è questo che è la key light, c'è questo che è la fill light e c'è quello lì giù che è la backlight. Ok, adesso io vado a spegnere, la macchina fotografica impazzirà, ma io spengo le luci e te le accendo una alla volta per farti vedere che cosa succede. Quindi spengo la backlight e già noti la differenza. Spengo la fill light e già noti la differenza e spengo anche la key light. Ok, in questo momento è totalmente buio ed è fondamentale che lo studio sia buio, quindi prima di iniziare a lavorare con le luci è fondamentale che il tuo ambiente sia buio. Iniziamo. Prima luce. Questa. Come puoi vedere, la luce principale, key light, in questo caso ha un softbox di 90 cm di diametro con l'honeycomb, ovvero la griglia a nido d'ape. Che serve per diffondere meglio la luce, quindi non farla arrivare diretta ma spezzarla in modo che sia molto più morbida, perché l'obiettivo delle luci per i video, è quello di avere una luce che sia quanto più morbida possibile. Poi magari in un altro video, se l'argomento ti interessa, ti faccio vedere anche la differenza tra luci morbide e luci dure, eccetera, eccetera. Questa luce, io la tocco con il braccio, è a 45 gradi sulla destra, ma tu la puoi mettere anche a sinistra, la luce principale non è un problema, io ce l'ho qui sulla destra, quindi 45 gradi sulla destra, 45 gradi in alto, rivolta verso di me, quindi dall'alto verso il basso. Ok, punta a 45 gradi verso di me. Questo serve per illuminare, come vedi, una parte del volto, non è tutto illuminato, per questo serve la seconda luce che andiamo a vedere tra un attimo. Guarda l'effetto molto drammatico, no? E guarda come si crea qui sotto quello che viene chiamato effetto Rembrandt, ovvero questa sorta di triangolo che ci deve essere, ok? Perché illuminiamo questa parte di viso. Benissimo. Adesso andiamo a accendere la seconda luce, che è la fill light. Questa luce ha un softbox da 60 cm, è sempre a 45 gradi, questa volta sulla sinistra, 45 gradi in alto, ma è più spostata rispetto, mentre questa la tocco, questa qui è spostata un po' più in là. Ovviamente io ti insegno la tecnica, poi dopo, in base al tuo studio, in base a te, in base all'inquadratura, in base all'effetto che vuoi ottenere, modificherai ovviamente la posizione delle luci. L'importante è che rispetti i 45 gradi su un lato e i 45 gradi in altezza, che poi sono 46 o 44, non succede niente. Accendiamo la fill light. Ok? In questo momento che cosa avviene? Che io sono molto ben illuminato. Ok? Sono illuminato perché c'è questa che è regolata un po' più forte. Se ti interessa sapere, questa qui è una Godox SL 60 watt ed è all'11%. Questa qui è una Godox ML 60 ed è al 4%. Come mai così basse? Per due motivi. Uno, ho sbagliato a fare il segno delle dita. Quindi 2 motivi. Il primo è perché ho un'ottica, quindi l'obiettivo della mia macchina fotografica è molto luminoso, quindi ha bisogno di pochissime luci. Trovi sul mio video alcune informazioni sulle ottiche, quindi l'ottica più luminosa che ha bisogno di meno luci, quindi puoi comprare anche luci meno potenti, l'ottica buia ha bisogno di luci molto più potenti, quindi o spendi sulle luci o spendi sull'ottica. Io punterei sull'ottica, che quella te la ritrovi a prescindere dalle luci. Le luci le cambi, l'ottica nel momento in cui hai comprato una buona ottica te la tieni per sempre, o quasi. Ok,
Quindi 2 luci piccoline, 60 watt, niente di che, il mio spazio è piccolo, quindi non mi servono luci da 200 watt. Questa qui è regolata all'11%, questa qui al 4% ed è un po' più distante. Come vedi, il mio volto non è illuminato in maniera uniforme. Ma deve essere così, perché aggiungo tridimensionalità al volto. Se fossero entrambe le luci alla stessa distanza, alla stessa intensità, alla stessa potenza, il mio volto sarebbe non piatto, ma la luce lo renderebbe più schiacciato, meno tridimensionale, quindi meno naturale. Quello che noi vogliamo è dare tridimensionalità al soggetto, ok? Conferirgli la sua forma, la sua connotazione normale. E quindi perciò si fa questo. Le luci sono regolate a 5600 gradi Kelvin, che è la temperatura della luce solare, più o meno. Ok, quindi le luci sono a 5600 e nella macchina la luce è settata in manuale a 5600. Allora i discorsi sarebbero veramente immensi, però trovi dei video dove ti parlo di come regolare la macchina fotografica da più punti di vista, anche per quanto riguarda il bilanciamento del bianco. Ok, in questo caso non mi dilungo troppo su questo, ma se ti interessa poi lo approfondiamo. Come vedi, questa luce qui è molto grande, quindi illumina benissimo questa parte e anche qui dietro, perché ha un softbox molto più grande. Questo qua è più piccolino, quindi qui, ora è vero che io ho la felpa gialla e lo sfondo è nero, è scuro, quindi sono assolutamente visibile, staccato, ma guarda l'effetto aggiungendo questa semplice luce. Quella lì è l'ultima comprata, una Andoer 60 watt, poi ci farò un video specifico e non so se farò uscire prima il video sulla Andoer o prima questo video, non lo so ancora, ma è una luce grande quanto un cubo di Rubik che mi serve semplicemente per riempire, guarda, ok? Adesso sono molto più staccato rispetto allo sfondo, quindi anche se avessi la mia solita t-shirt nera, che oggi non ho, erano tutte lavate, è vero che ce n'ho un sacco, ma tutte lavate, anche se avessi solo la t-shirt nera sarei staccato dallo sfondo, anche se lo sfondo è scuro. Perché? Perché mi vengono illuminati anche i contorni, ok? Quella luce lì è orientativamente a 45 gradi calcolandolo al contrario ed è molto più lontana, regolata, in questo caso purtroppo essendo una luce super economica, ha un telecomando senza display, quindi ma orientativamente sarà intorno al 40-50%. È una luce, è vero 60 watt, ma molto piccola, quindi va regolata un po' più forte rispetto a queste. Poi anche più lontana, ok? Bene. Che ne pensi? Io, scusami, ogni tanto distacco lo sguardo dall'obiettivo, quindi da te, per guardare il mio obiettivo sopra il mio schermo sopra la macchina fotografica per vedere effettivamente se è tutto a posto. Che cosa ne pensi? È una tecnica semplicissima. Ora tu mi dirai, Ale, ma io non ce l'ho 3 luci. Benissimo, ti faccio un altro video dove ti parlo di come realizzare video con una sola luce, ok? Che è una lanterna, in questo caso non è un softbox, ma ne parliamo prossimamente. Quindi proviamo a rispegnere di nuovo tutto. Allora, così hai di nuovo anzi ti faccio vedere una cosa. Prima sono partito dalla luce principale, adesso spengo la principale, ok? Quindi te lo faccio al contrario, vedi? Così c'è soltanto la secondaria e la luce di dietro. Spegniamo la luce dietro, ok? Vedi la differenza? La differenza è subtle, come dicono gli americani, è sottile ma molto netta, si vede, ok? Guarda. Si vede. Spegniamo questa e tengo accesa soltanto, guarda, tengo accesa soltanto la luce lì in fondo. Guarda com'è piccola e guarda com'è orientata soltanto su questo lato. Ok? Quindi proviamo a accendere questa. In questo momento ho acceso soltanto la key light e la backlight. Ok? È molto drammatico, no? Cioè, per carità, potresti anche farlo così, un video se vuoi dare un tono molto drammatico, addirittura potresti spegnere anche questa e fare qualcosa di molto drammatico, o addirittura accendere questa soltanto. Però è ancora più buio, ok? Ti rendi conto un po' delle differenze delle luci e a che cosa servono? Perché se ne usano... Accendiamo tutto? Perché se ne usano 3, ok? Va bene? Perché non 4? Perché questa luce qui mi illumina così tanto che tutto questo lato è a posto. L'altro lato, avendo una luce più piccolina, necessita di una luce da dietro, relativamente da dietro, che mi separi dallo sfondo. Per questo se ne usano 3 e non 4. Però se tu ne vuoi usare 4, ne puoi usare 4. Se ne vuoi usare 2, puoi usarne 2. Ovviamente se vari questa regola, cioè se vari il numero delle luci, devi variare la loro posizione. Questa, diciamo, è la regola più semplice, quella che utilizzano
la maggior parte delle persone che illuminano i soggetti per fare dei video, a prescindere che siano video podcast, video per YouTube o interviste o quello che ti pare. Va bene? Spero di averti raccontato tutto, ti lascio in descrizione tutti i link dei prodotti che ti ho fatto vedere e se hai domande sulla disposizione delle luci o se vuoi suggerirmi argomenti da trattare nei prossimi video che hanno a che fare con le luci, tipo la lanterna, tipo, non lo so, 2 luci anziché 3, una luce soltanto, 8 luci, quello che ti pare, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.